questa borsa diamo il via ai progetti perfetti per la primavera-estate. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme, come avete visto all'inizio del video, la borsa Cupido, una borsa veramente semplicissima e velocissima da realizzare ed è perfetta per questa primavera-estate. Ovviamente poi si può adattare anche a tutto l'anno, ma io l'ho pensata proprio per l'estate, per il mare. Ovviamente l'ho fatta piccolina, ma durante il tutorial vi ho spiegato come renderla più grande. La particolarità di questo progetto è proprio la forma, infatti l'ho chiamata Cupido giusto per riprendere il cuore e non chiamarla borsa cuore. Infatti, come potete vedere, sembra proprio un cuoricino lavorata interamente a punto rete, come potete vedere. All'interno ho inserito la fodera a sacchetto, quella con i laccetti che vi ho fatto vedere già l'estate scorsa e che è passata di borsa in borsa e adesso riprenderà il suo tour con le nuove borse estive. E colgo l'occasione per dirvi innanzitutto che per il progetto ho utilizzato il macramè 3 mm di Borgo dei Pazzi. Ho scelto ovviamente la tonalità neutra, ma ci sono veramente tantissime colorazioni, ma soprattutto per dirvi che sul sito di Borgo dei Pazzi sono presenti le fodere preformate, quindi quelle già belle e cucite che dovete solo inserire all'interno della borsa, ma anche gli scampoli di tessuto, quindi ordinando il filato potete ordinare anche la fodera e avete tutto l'occorrente per realizzare questa borsa. Trovate tutto sul sito borgodepazzi.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni e vi lascio anche come sempre il mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito e sempre attivo. Comunque questo è un progetto veramente facile da realizzare, io l'ho realizzato con un pomeriggio ed è perfetto anche se siete alle prime armi, se siete principianti, comunque è veramente facilissimo. Come vi ho detto, si possono modificare le dimensioni, potete modificare anche la lunghezza del manico, volendo potete anche non farlo e mettere direttamente un manico già pronto. Anche sul sito Borgo dei Pazzi ne trovate diversi, oppure mettere una semplice catena, dipende dall'utilizzo che volete farne. Io l'ho pensata perfetta anche per il mare, quindi se la fate bella grande vi consiglio comunque di fare il manico con lo stesso filato oppure mettere il manico in bambù. Comunque io sono molto soddisfatta, mi piace tantissimo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete. Se cercate lo schema scritto e la versione per mancini la trovate sul mio blog katieandmade.com. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare la borsa Cupido e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo circa 400 grammi di filato macramè 3 mm. Al momento vi sto mostrando la colorazione verde, ma io ovviamente ho utilizzato la colorazione panna. Lavorerò il tutto con l'uncinetto 5,5, marcapunti Ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione di uno dei due pannelli, saranno identici, quindi vedremo la lavorazione di un pannello. Io utilizzerò l'uncinetto numero 5,5 adatto alla mia mano, ma voi lo adatterete alla vostra mano di lavorazione. Siccome lavoreremo un pannello, lavoreremo in righe di andata e ritorno, quindi cappietto iniziale e ci andiamo ad avviare un tot di catenelle che vi lascerò indicate qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente più grande vorrete la borsa, più catenelle lavorerete. L'importante è che abbiate un numero pari di catenelle, inclusa quella per girare. Quindi ci avviamo le nostre catenelle. Ok, io ho avviato 34 catenelle che corrispondono esattamente a circa 29 centimetri. Vi ripeto, se volete una borsa più grande aumenterete il numero di catenelle assicurandovi di avere un numero pari di catenelle, perché poi dobbiamo ottenere un numero dispari di maglie. A questo punto si procede partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, quindi ci inseriamo
e andremo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Quindi se abbiamo lavorato 34 catenelle otterremo 33 punti di base. Bene, lavorata questa prima riga a maglia bassa, voltiamo il lavoro e il procedimento sarà veramente molto semplice e perfetto anche per le meno esperte. Continueremo lavorando a punto rete. Partiamo innanzitutto facendo 2 maglie basse una sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta, ma se utilizzate un metodo diverso, ad esempio 3 catenelle o una maglia bassa e 2 catenelle per alzarvi, potete utilizzare tranquillamente quello. Quindi io procedo lavorando una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. Dopodiché faccio una catenella, salto un punto, vado nel successivo e lavoro una maglia alta. Di nuovo una catenella, salto un punto, vado nel successivo e lavoro una maglia alta e come avrete capito la riga andrà lavorata tutta in questo modo a punto rete. Catenella, saltiamo un punto, andiamo nel punto successivo e lavoriamo una maglia alta, procediamo così per tutta la riga. Lavoriamo l'ultima maglia alta e questo sarà il risultato. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ripetere lo stesso procedimento, quindi voltiamo il lavoro, alziamo il lavoro sempre con le 2 maglie basse una sopra l'altra o il metodo che utilizzate di solito. Quindi abbiamo alzato il lavoro e sostituito la prima maglia alta, procediamo facendo una catenella ed una maglia alta al centro della maglia alta sottostante, quindi ci dobbiamo inserire proprio al centro in questo modo, non sulla catenella ma cerchiamo di entrare proprio al centro e facciamo una maglia alta, catenella e di nuovo maglia alta al centro della maglia alta successiva sottostante, quindi dobbiamo seguire la lavorazione che abbiamo in basso e creare una vera e propria rete. Continueremo lavorando in questo modo per tutte le righe di lavorazione, ve le lascerò indicate qui in alto insieme alla misura in centimetri, ovviamente non corrispondono al pannello completo e sono misure che potete tranquillamente variare perché dipendono dalla grandezza che volete dare alla vostra borsa. Poi man mano che lavoriamo la borsa capirete anche come e perché. Quindi ora procediamo lavorando in questo modo per tutte le righe indicate o quelle desiderate e poi ci rivediamo per vedere come procedere, ma comunque la lavorazione è veramente molto semplice e uguale per tutto il resto della borsa. Quindi anche una principiante o comunque chi ha appena iniziato può tranquillamente realizzarla perché è realizzata interamente con punti base. Basta fare attenzione comunque ai vari passaggi per quanto riguarda la struttura della borsa, ma nulla di complicato. Quindi ultimiamo questa parte e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato le 8 righe totali, 9 se contiamo anche la prima riga di maglia bassa, ma a noi interessano principalmente le righe a punto rete, avremo un pannello di circa 16 cm e mezzo, 17. A questo punto io mi fermo qui, farò una borsa piccolina, ma ovviamente se voi volete farla più grande, come vi ho detto all'inizio, lavorerete più catenelle di base, quindi avrete più maglie disponibili, lavorerete più righe a punto rete per poi andare a lavorare ed ultimare il pannello. Quindi come procedere per il pannello? Dobbiamo contare il numero di righe che abbiamo, quindi come abbiamo detto ne abbiamo 8, contiamo i quadratini 1 2 3 4 5 6 7 8 e 8
alto dovranno essere anche i punti che lavoreremo qui, perché noi lavoreremo fino ad un certo punto per ultimare il pannello e quindi creare una sorta di cuore. Quindi dobbiamo contare 8 quadratini in orizzontale: 1 2 3 4 5 6 7 8. Mi fermerò qui, metto un marcapunti di riferimento che mi segna l'ultimo punto che devo lavorare, l'ultima maglia alta. Quindi la lavorazione sarà la stessa, ma lavoreremo solo una parte del pannello. Ovviamente quando lavoriamo le catenelle ci assicuriamo di avere un numero divisibile per 2, così possiamo dividere tranquillamente il pannello in due. Ad esempio in questo caso io ho 8 quadratini su questo lato ed 8 quadratini su quest'altro. Ovviamente ora si procede nello stesso modo, quindi lavorando a punto rete come abbiamo fatto finora, ma solo per una parte del pannello. Procedo alzando il mio lavoro, lavorando le 2 maglie basse una sopra l'altra, catenella e maglia alta sulla maglia alta successiva. Quindi continuo con la lavorazione come ho fatto finora, non cambia assolutamente nulla. E questo procedimento lo ripeto fino al marcapunti. Ok, qui devo lavorare l'ultima maglia alta, tolgo il marcapunti e lavoro la maglia alta. A questo punto non dovremo far altro che continuare a lavorare in righe di andata e ritorno solo su questa zona, e lo faremo per 8 righe totali. Quindi a partire da questa riga dovremo avere 8 righe, perché esattamente 8 quadratini abbiamo su questo lato e dobbiamo ottenere lo stesso numero anche su quest'altro. Quindi poi ultimando il pannello avremo una sorta di cuore che comunque ha lo stesso numero di punti su tutti i lati. Quindi ora giro il mio lavoro e continuo a lavorare nello stesso modo. Ogni volta che parte una nuova riga sostituisco la prima maglia alta con le 2 maglie basse e poi procedo normalmente come abbiamo fatto finora. Ovviamente qui in alto vi lascerò il numero totale di righe insieme alla misura in centimetri, anche se ve le ho già dette. Quindi ultimiamo tutta questa parte e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Ok, una volta che avremo lavorato le 8 righe, a questo punto non ci resta che andare a rifinire tutto il bordo del nostro pannello. Quindi partendo proprio dall'ultimo punto che abbiamo lavorato, proseguiremo facendo una maglia bassa nella prima parte della maglia alta ed una maglia bassa nella seconda parte. Quindi per ogni riga di maglia alta noi andremo a lavorare 2 maglie basse, una sulla prima parte ed una sulla seconda parte. Qui abbiamo la seconda riga e qui abbiamo le 2 maglie basse una sopra l'altra per sostituire la maglia alta. Quindi mi inserisco nella prima parte e lavoro una maglia bassa, mi inserisco nella seconda parte e lavoro una maglia bassa. In questo modo lavoreremo 2 maglie basse per ogni riga di lavorazione fino all'angolo. Una volta ultimato questo lato saremo arrivati nell'angolo dove abbiamo le catenelle. Quindi facciamo una maglia bassa anche in questo punto, catenella, e poi procederemo lavorando una maglia bassissima in ogni punto sottostante. Quindi ora saltiamo il punto che abbiamo già lavorato, ci inseriamo nel punto successivo, quindi nella catenella successiva, e andiamo a lavorare una maglia bassissima. Procederemo così per ogni punto fino ad arrivare al prossimo angolo. Arrivati nell'angolo lavoriamo l'ultimo punto, catenella, e
poi si procede come abbiamo fatto anche sull'altro lato dove avevamo le maglie alte, quindi dovremo lavorare 2 maglie basse per ogni maglia alta. Qui lavoriamo una maglia bassa nella riga di maglia bassa e poi si procede come abbiamo fatto finora. Qui nell'angolo lavoreremo una maglia bassa, una catenella e poi si procede lavorando una maglia bassa per ogni punto. Questo significa che dove abbiamo lo spazio di una catenella lavoreremo una maglia bassa entrando proprio nello spazio, mentre su una maglia alta lavoreremo la maglia bassa normalissima, fino ad arrivare a questo punto dove poi passeremo sull'altro lato da rifinire per bene, quindi 2 maglie basse per ogni riga di lavorazione. Qui si procede come faremo anche su questo lato, quindi una maglia bassa per ogni punto di lavorazione, catenella compresa. Nello spazio di una catenella lavoriamo entrando direttamente nello spazio. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo in questo punto. Una volta che avremo ultimato il giro in questo modo, quindi saremo ritornati al punto di partenza, andremo a lavorare anche questa parte qui che abbiamo lavorato all'inizio a maglia bassissima, in modo da riprendere questo lato qui che abbiamo fatto a maglia bassissima. Quindi qui ho ultimato con una maglia bassa nello spazio di una catenella, mi inserisco in questo punto qui e lavoro una maglia bassa, faccio una catenella e procedo lavorando dal punto successivo, quindi non quello che ho appena lavorato ma dal successivo, facendo una maglia bassissima in ogni punto. Quindi mi inserisco in questo punto qui e lavoro una maglia bassissima e così faccio per ogni punto. Dovrò arrivare ovviamente qui nell'angolo dove ho praticamente la codina delle catenelle iniziali del pannello. Bene, ultimata la rifinitura del pannello, a questo punto possiamo tagliare il filo, andare a chiudere con asola di chiusura e ripeteremo lo stesso identico procedimento anche per il secondo pannello, quindi seguendo le stesse indicazioni che abbiamo seguito per il primo pannello. Ovviamente non ho lavorato l'ultimo punto, mi inserisco non nel punto successivo all'ultimo punto lavorato, bensì nel prossimo e vado a creare l'asola. In questo modo poi vado a bloccare il filo attraverso le maglie e vado a lavorare il secondo pannello. Bene, una volta che avremo lavorato entrambi i pannelli, questo sarà il risultato. A questo punto possiamo scegliere di foderare a pannello, quindi foderare singolarmente i pannelli, oppure creare una fodera a sacchetto da inserire poi all'interno. Quindi per fodera a sacchetto intendo quella con i laccetti, cosa che farò io. Quindi salterò il passaggio fodera, ma comunque nella descrizione vi lascerò il link diretto al tutorial specifico per la fodera. A questo punto dobbiamo andare ad assemblare i nostri pannelli e voglio proprio mostrarvi questo dettaglio perché sicuramente mi arriveranno tantissime domande, quindi mettiamo il rovescio di un pannello contro il rovescio del secondo pannello e come potete vedere sembrerà che i pannelli non combaciano, ma in realtà è questione di dover dare forma al pannello calcolando che il punto rete tende a stringere un po' il lavoro,
quindi vi basta semplicemente andare a dare forma al pannello e tutto combacerà perfettamente, anche perché come potete vedere la lavorazione risulta molto elastica proprio per via del punto rete. Possiamo aiutarci con dei marcapunti per tenere fisso il pannello negli angoli in modo da non farlo spostare, quindi andremo a cucire tutto lasciando solo la zona a V libera. Ci mettiamo i marcapunti in ogni angolo per tenere i pannelli fissi tra loro. In questo modo a questo punto vado a cucire direttamente dall'esterno con lo stesso filato, quindi vado a cucire proprio punto per punto in maniera molto semplice. Volendo potete cucire anche direttamente con maglia bassissima sia dall'esterno che dall'interno anche con maglia bassa. Quindi mi prendo lo stesso filo, ago da lana, vado a bloccare il filo attraverso le maglie all'interno del pannello, quindi lo faccio passare semplicemente attraverso le maglie. Esco ovviamente dal foro dell'angolo, tolgo il marcapunti ed entro solo nella metà catenella del punto, prendendo ovviamente sia la metà catenella del punto del pannello frontale, quindi verso di me, che del punto del pannello da cui sono uscita, in questo modo. Dopodiché passo nel punto successivo, ma prendo comunque sempre solo le metà catenelle esterne, in questo modo. Punto successivo, stessa cosa, quindi andrò a cucire il mio pannello in questo modo, prendendo solo le metà catenelle esterne dei punti che si trovano lungo il bordo del pannello. Bene, una volta che avremo cucito tutto, dobbiamo cucire anche questo lato che io ho letteralmente dimenticato, quindi ora blocco il filo di qua e mi vado a cucire anche questo lato. Ovviamente voi aggancerete il filo su questo lato e partirete da questo angolo, non farete lo stesso mio errore. Quindi nell'ultimo punto vado a fare una doppia passata e poi mi porto il filo all'interno e lo vado a bloccare attraverso le maglie. Poi, avendo fatto l'errore di essere partita dall'angolo sbagliato, vado a bloccarmi un pezzo di filo e vado a chiudere anche questo piccolo lato. Bene, ora che è perfettamente tutto cucito, a questo punto dobbiamo occuparci del manico, quindi ci riprendiamo il nostro filo, stesso uncinetto, cappietto, che potete anche non fare, dipende da come siete più comode. Io lo faccio per mia comodità e vado ad agganciarmi esattamente nel primo angolo disponibile. Quindi qui abbiamo la V, qui abbiamo l'angolo, dobbiamo creare delle catenelle. Le catenelle le farete lunghe in base alla lunghezza che preferite per il manico. Io qui in alto vi lascerò le catenelle che lavorerò io insieme alla misura in centimetri, ma come vi ho detto potete modificarle tranquillamente. Siccome io l'ho pensata per un utilizzo a mano, farò poche catenelle, quindi mi inserisco nel punto dell'angolo, esattamente questo che è anche l'ultimo che abbiamo cucito, prendo il filo e faccio una catenella per agganciarmi. A questo punto vado a lavorare un tot di catenelle in base a quanto voglio lungo il mio manico e poi vado ad agganciarmi nell'ultimo punto che abbiamo cucito qui sull'altro angolo. Bene, io ho fatto 30 catenelle che corrispondono esattamente a 28 cm circa. A questo punto queste catenelle le devo andare a bloccare, come vi ho detto prima, nell'ultimo punto che abbiamo cucito, quindi esattamente qui. Questo è il punto che si trova nell'angolo. Mi inserisco e faccio una maglia bassissima in questo modo. Quindi qui abbiamo creato le nostre catenelle come base per il nostro manico. Giriamo il lavoro, facciamo una maglia bassissima nel punto d'angolo del pannello che si trova ovviamente su quest'altro lato. Ci inseriamo nel punto
e facciamo una maglia bassissima. Ora le stesse catenelle che abbiamo fatto su questo lato le faremo su quest'altro, quindi io farò 30 catenelle. Fatte le 30 catenelle o comunque le catenelle che avete scelto di lavorare, andiamo a chiudere sull'altro angolo. Quindi questo punto qui mi inserisco e lavoro una maglia bassissima. In questo modo. A questo punto dobbiamo andare a rifinire queste catenelle, quindi lavoreremo in tondo, tanto questi sono i nostri punti di base. Quindi mi inserisco con l'uncinetto nella catenella iniziale che ho fatto per agganciarmi, che diciamo fungeva da prima maglia bassissima, e lavoro una maglia bassissima. Dopodiché procedo per ogni catenella, quindi io ne ho 30, lavorerò una maglia bassa, quindi in totale io otterrò 30 maglie basse. Parto dalla prima, mi inserisco nella catenella e lavoro una maglia bassa. Procedo, catenella successiva, mi inserisco e lavoro una maglia bassa e procedo così per ogni catenella. Ultima catenella, lavoro una maglia bassa, poi vado a fare una maglia bassissima esattamente sulla maglia bassissima che ho qui sul lato, entro prendendo solo la metà catenella, in questo modo, vedete? Si mette a fuoco gentilmente, entriamo prendendo solo la metà catenella e facciamo una maglia bassissima. Poi procediamo semplicemente lavorando come abbiamo fatto sull'altro lato, una maglia bassa su ogni catenella che abbiamo e andiamo a chiudere con una maglia bassissima esattamente sulla maglia bassissima che abbiamo qui sull'altro lato. Quindi ci rivediamo al termine. Ok, ultimo punto anche su questo lato e adesso cosa facciamo? Andiamo a rifinire il tutto con un giro di maglia bassissima in costa retro, quindi salto le due maglie bassissime che ho qui, vado direttamente sulla prima maglia bassa, mi inserisco prendendo solo la metà catenella esterna e vado a lavorare una maglia bassissima in ogni punto. Quando arriverò sull'altro lato, quindi esattamente qui, salto la maglia bassissima e passo direttamente sulle maglie basse, quindi lavorerò una maglia bassissima in costa retro solo sulle maglie basse che abbiamo di base. Bene, ho terminato il mio giro, ho lavorato l'ultima maglia bassissima sulla penultima maglia bassa che ho, qui ho l'ultima, ma non la lavorerò perché sostituirò poi il punto con l'asola di chiusura, quindi ora taglio il filo, qui ho la maglia bassa e la maglia bassissima di chiusura del giro, quello con le maglie basse, quindi io vado ad inserirmi esattamente sulla prima maglia bassissima in costa che abbiamo lavorato, quindi esattamente questa, e poi rientro nel punto da cui sono uscita. In questo modo avrò fatto una chiusura invisibile, avrò simulato, vedete, il punto bassissimo. A questo punto vado a nascondere il filo attraverso le maglie ed avremo concluso. Bene, questo sarà il risultato finale. Come vi avevo anticipato, io metterò una fodera a sacchetto all'interno, questa è la solita che adesso si avvicina l'estate e passerà di borsa in borsa. E questo è il risultato, ma con l'occasione ne approfitto per farvi vedere la novità in casa Borgo dei Pazzi, ovvero le fodere. Ci sono sia scampoli di tessuto che poi potete andare a cucire voi, ma soprattutto ci sono le fodere preformate. Queste sono comodissime ragazze perché le inserite nella borsa e le cucite giusto sul bordo,
ben rifinite, quindi le trovate entrambe sul sito di Borgo dei Pazzi, insieme ovviamente al filato che ho utilizzato, ovvero il macramè 3 mm. Ve lo mostro in verde perché quello panna l'ho già aperto. Comunque questo è il risultato finale della borsa, sono super soddisfatta, è un progetto completamente personalizzabile nelle dimensioni, quindi se la fate più grande viene una borsa perfetta per il mare, perfetta anche per le principianti perché come avete visto è veramente semplicissima, si realizza in una volata, io l'ho realizzata praticamente in un pomeriggio, quindi spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo progetto, di questa tecnica particolare ma semplicissima. Per quanto riguarda il materiale lo trovate come vi ho già detto sul sito borgodepazzi.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito e sempre attivo. Sul mio blog katyandmade.com trovate lo schema dettagliato scritto e la versione per mancini. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e le novità, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Detto questo vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!